Sì, 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 sì. E sapete che io so pericoloso quando faccio questi gesti, eh? Che non è che siano gesti inconsulti, ma so pericoloso, eh. Occhio, occhio adesso a questo Como. Ma occhio per davvero. Io volevo accorpare questo video alla partita con la Roma. In realtà, no, in realtà c'è da zoomare. C'è da zoomare sulla squadra Comasca. C'è da zoomare sui Lariani. C'è da farlo. Perché oggi, il giorno della Befana, si dice il giorno, sì, il giorno della Befana, giocano le tre squadre che si vanno a contendere il posto Champions. Tre, non Juve Roma. Juve Roma Como. E attualmente classifica alla mano. Sono lì, appaiate, a 33 punti, ma il Como ha una differenza reti notevole. Cioè il Como oggi insieme alla Roma è la miglior difesa del campionato e una squadra che produce anche 26 gol, è una squadra bilanciata, una squadra equilibrata, una squadra che gioca da grande. Perché oggi uno vede il risultato e dice no, 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 oggi fino al gol del Como, secondo me era il Pisa che aveva avuto le migliori occasioni. Ma il Como non si scompone. Il Como non è che deve ostentare bellezza, perché qualcuno dice no, ma la squadra di Fabregas, lo spagnolo che viene qua in Italia a fare calcio. No, no, il Como è molto... anzi, devo fuori, io ripeto forse sempre le stesse cose. Il Como è molto italiano, molto italiano. E perciò c'è da aver paura, perché è davvero credibile in questo momento. E non pensavo in realtà, non pensavo perché nel momento decisivo magari arrivava alle sfide contro Inter e Roma e uno dice vediamo questi qua e le perdono e tu dici allora forse vedi ancora quello step e poi però una dietro l'altro Pisa, prima del Pisa chi è stato? L'Udinese se non sbaglio e soprattutto riconsidero anche il fatto che ha perso punti è vero nei big match ma fuori casa, quindi attenzione anche al fattore Sinigallia. Attenzione anche a quello. Raga, io sono... Io do enormi crediti adesso a questa squadra, ripeto, per come le portano a casa le partite. Poi qualcuno mi dirà, è il Pisa. Il Pisa è la squadra che ha fatto perdere punti al Milan. Io me la ricordo l'Inter contro il Pisa, finché Lautaro non la sblocca, che era il 70° giù di lì, o no? Dura, dura. Quindi, occhio, 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 occhio. Ne parliamo, signori miei. Come se lo facciamo prima, come al solito. Vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Ovviamente iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. E oggi, appunto, seguiamo questa sfida tra, tra, tra le tre squadre che, ripeto, per me oggi nettamente si contendono il posto Champions. Con il Bologna che mi sembra che abbia perso tanto negli ultimi 20 giorni. L'Atalanta che è assolutamente in crescita ma è partita praticamente con l'handicap e la Lazio vabbè non ne parliamo neanche per cui queste sono le squadre, quindi din don attivate la campanella, grazie per il supporto. Tra l'altro aiutatemi voi e me lo scrivete sotto gentilmente, ma davvero, perché poi ho una memoria proprio fallibile, fallibile in tutti i sensi. Hanno gli stessi punti con Roma e Juventus che appunto devono andare ancora a giocare, quindi al momento sono a pari punti e a parità anche di giornate disputate, ma fra poco giocano, no? E quindi passeranno alla 19ª, giusto? E perché però? Cioè, dov'è che il Como non ha giocato una gara? È stata non me lo ricordo proprio. Scusa, datemi una perché non me lo ricordo proprio. Non me lo ricordo. Boh, vabbè. Sicuramente una gaff clamorosa, ma non mi viene. Comunque ribadisco, oggi io vedevo la partita, l'approccio è stato buono del Como, pronti via, ci ha provato, ha avuto un paio di situazioni, però è innegabile che le migliori situazioni poi sono capitate al Pisa con Tramoni si chiama, sì, mamma che i nomi lo sapete benissimo, perché poi lancio lungo e comunque
il Como porta uomini a ridosso dell'area avversaria, però se c'è una cosa che mi è piaciuta, io vedevo nella ripresa, adesso non mi ricordo se è l'occasione di Piccinini o quale, ma c'è stata una situazione in cui, se non sbaglio, Nico Paz perde palla e comunque il Como con 4-5 uomini, quello che vedi fa alle grandi squadre, tutti comunque dietro a rinculare, no? A razzo, a riprendere le posizioni e non è scontato. Quindi questa è una squadra centrata, è una squadra che sa quello che deve fare e lo fa. Non ha... cioè è anche una squadra che si sacrifica, non è che è una squadra che si specchia. Perciò ribadisco, gioca da grande. Oggi ehm, controlla la partita, ma non riesce mai a bucare realmente. Però non si, come posso dire, non è che si sfalda, no, quasi conscia che poi il gol arriva e il gol arriva. Secondo me Canestrelli può fare meglio lì, anzi deve fare meglio, però bravo nello sganciarsi Perrone, che è il giocatore che a me, io stravedo per Perrone, io stravedo per sto ragazzo che nelle due fasi è clamoroso, perché è bravo nelle due fasi, in entrambi. Da una mano lì davanti, sia da play ma anche dietro da diga, non è una diga, non lo è in alcun modo, però si sa anche sporcare, cioè mi piace. E poi Jesus Rodriguez, che ho un po' criticato io perché può migliorare nel fondamentale del tiro, però ragazzi, leggevo una statistica di Opta, solo Yamal ha più passaggi decisivi, no, sì, se non sbaglio, di quell'età là, di quella gioventù, per passaggi decisivi è clamoroso. Infatti fa una bella giocata, ma anche, se non sbaglio, caccherè per lui, perché poi appena ha spazio, appena la partita si porta come vuole, e poi come dura, poi il come è duro, è dura, ripeto, non subisce gol, è equilibrato, e se gli concedi spazio ti fa male. Ti fa male. Il secondo gol ne la prova. E poi adesso con Duvikas che qualcosa può sbagliare, ma Duvikas è attaccante. Duvikas è attaccante e fa gol sia su azione e poi sul rigore. E l'unica cosa che anche oggi, a proposito dei rigori, io non ho capito quello che hanno dato al Pisa. Forse non faccio ironia, non voglio fare ironia, forse non l'ho capito io. Inizio ad avere dubbi su tutto. Ormai parlando di arbitro, di regolamento, le polemiche ci sono state, inizio ad aver paura anche a esprimere la mia opinione perché non si capisce niente. E io visto così, no? Senza mi è sembrata una roba assurda anche il rigore di oggi, però magari c'è stato quel tocco che comunque consente all'arbitro sì, di considerarlo punibile. Non lo so, io ho visto a velocità normale, quello che ho visto io mi è sembrata una roba fuori dal mondo. Rigore, boh, non lo so, però non lo so. Non ho neanche voglia di impelagarmi in una discussione del genere, non ne ho proprio voglia, perché ne sto vedendo di cotte e di crude e potremmo stare qui veramente in tutte le partite a parlare unicamente di arbitraggio, e questo è qualcosa che non mi piace, non mi piace, quindi specialmente oggi dove comunque il risultato è stato netto, meglio non discuterne. Però onestamente capisco quelli che sono arrabbiati, perché il tifoso, nel momento in cui il tifoso veramente, come me, da esterno, non capisce quello che vede, non lo capiamo. Non lo capiamo perché determinate cose in un momento sono viste in un modo, in un altro vengono travisate, o comunque ci ritroviamo all'opposto, e quindi così mi arrendo e non dico altro, non voglio dire altro. Va bene, occhio, ragazzi, davvero ancora una volta occhio al Como perché al momento è quarto ed è un risultato clamoroso, e poi in questo marasma di calciomercato si stavo per dire infernale, ma lo è davvero invernale. L'unica squadra che poi alla fine, se vai a vedere davvero, potrebbe calare qualche rinforzo è proprio il Como, perché sulle altre si parla del più, si parla sempre e poi non si fa nulla. Attenzione a Como che se vuole qualcosa la può fare. Per cui occhio, ma davvero occhio al Como, che non è che vince ostentando, vince in maniera concreta le partite. È concreto ed è equilibrato. Non è una squadra che concede, è una squadra
gioca da squadra italiana. Questo è tanto dire. Vabbè, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la chat, se volete iscrivetevi al canale, ci becchiamo dopo. Un grande abbraccio da Neschio.